Buongiorno, tribù. Buongiorno tribù, la suocera è nascosta dietro il sedile, ve lo diciamo già. Siamo in una macchina e non sulla Cicchi, sono le 7:10, siamo già in viaggio. Le opzioni sono due, o andiamo al mare o andiamo in montagna. Mi sa che Mi sa che è la seconda. Fa freschetto? la gente lo sa che quando siamo in macchina al mare non ci andiamo. No, andiamo in montagna, andiamo Al lago Ritto 1020 in Svizzera. Andiamo in Svizzera, vi portiamo in Svizzera! E adesso sì che iniziamo a salire sulle montagne come oggi. Quasi che siamo Siamo usciti a Quinto e vi dico io che da San Gottardo non è che siamo tanto lontani, a pochi chilometri. A pochi chilometri. Là. Guardatelo. Quello là in fondo è il San Gottardo che divide la parte italiana, dove si parla italiano, e la parte dove si parla Sono proprio svizzero, tedesco e chiaro. il cuore delle Alpi. Abbiamo parcheggiato qua sotto. Siamo con tutto il gruppo di Segui il Cammino, ovviamente. E la passeggiata di oggi è 18 km, 700 metri di dislivello. Vedi, hai detto tu 18 km, quindi è così. Se fossero 700 in 9 km, allora è così. C'è un giro largo. Ah, fai un giro largo, turistico. Sì, è una Me la facci passeggiatina. così. No, basta È una dire passeggiatina. che non è vero. Mamma mia. Fino a qua per fare 10 km. Quindi ho pensato, se riusciamo, di fare un giro più lungo e arrivare fino al laghetto della Segna, che è là in fondo, al di sotto del picco del passo dell'uomo. Quindi allunghiamo un po', andiamo dalla parte di lì e ridiscendiamo dalla parte di là, facendo il giro del ritto completo al ritorno, che è un sentiero didattico. Quindi bello da fare soprattutto in primavera, perché è didattico per i fiori, per le grandi fioriture che ci sono in questa zona, però insomma ha sempre il suo fascino. Quindi questo più o meno è quello che facciamo oggi, se riusciamo, ma sono sicura di sì, perché il dislivello non è molto, è più che altro un po' lungo e basta. Cosa c'è? Vedi che non la penso. C'è gente che la pensa. Tu e la Giada vi potete dare la mano. La mano. Mimì e Cocò. Perché fare 10 km è una cosa corta che poi finisce subito, si allunga un po' di più e ci si gode un po' più la passeggiata. Passeggiata. Non passeggiatina. Con la caravana di Segui il Cammino. La prima la Tamzini. Spettacolo. Oh sì che siamo in mezzo alle Alpi. Queste sono proprio Alpi. E sentite i campanacci. Là dietro le muccone. Le muccone svizzere, quelle della Milka. E a un certo punto, guardate, sembra sabbia. O è sabbia. Cioè, cambi completamente scenario. Sì, perché poi lì è calcare. Sì, per questa è sabbia. Cioè, guardate.
Ma sarà un lago dolce o un lago salato? Vabbè, Questo è il dilemma. Svizzera è famosa per le sue saline. Ne ha, di saline. Sale... Andiamo a provare il laghetto, va, se è salato. E da qui Mi sa che c'è... ce ne sarà più di uno. Sì, però il primo, siete pronti? Pim! Pum pam! Non penso sia salata, no? Provala. Fai il tester. Guarda là. No, C'è qualcosa di salato, sì, è vero. vero? Che ne so, sono bevuta. Mm. Oh, vedi? Tam. Non c'è una nuvola. Oggi giornata Che spettacolare. giornata. Giornata spettacolare. Una così bella non potevamo prenderla. Meglio di questo non ce n'è. Che montagna. E guardate, qua quasi quasi che c'è un altro Laghetto. laghetto. Devi passare da sotto. Oppa! Guardate, guardate. Che spettacolo! Hai visto che bella passeggiata, quanti laghetti, ce ne sono ben 51 in questa zona, poi in un'area super piccola, sono 37 km quadrati e poi sono altre pozze, pozzette e ci sono una sessantina anche tra ruscelli, ruscelletti, sorgenti e su. La Cina che piange perché se n'è andata la nonna. Adesso stiamo scendendo, quella che vedete giù lì, non so se riuscite a vederla. Quella lì. Lì sotto, che è come uno stagno, è tutta una torbiera, infatti si vedono dai colori che cambiano e come cambia il paesaggio qua, proprio tipico paesaggio alpino pelato senza neanche un albero. E lì invece Siamo un po' in controluce, però lì qua è ci sono i pini e tutto vanno su pini. fino su là. Continuiamo la passeggiatina. Passeggiata, va. Che la Cina, Cina. sì, andiamo dalla nonna, non ti preoccupare. Adesso a Tam vedrà il parcheggio lì con tutte le macchine e mi dirà: ma cosa arrivavo in macchina? Che ti sento? Perché l'abbiamo fatta a piedi? Perché le gambe sono gratis. È il nostro nuovo slogan. Oh, guardate che colori la torbiera. Adesso che non siamo in controluce, Paludosa. guardate che colori, rende l'idea. Da sopra non rendeva tanto l'idea. No, da qua si che rende l'idea che è proprio paludosa. E qua la sera, secondo me, le zanzarine. No, sono troppo alti. Qua non ci sono le zanzare. Tu che Perché ne siamo sai? Quando in arriva quel... Canicola giù, arriveranno anche qua le zanzare. No, perché già qua siamo su una soglia che le zanzare proprio non ci stanno. No, non gli piace. No, ma come siamo stati giù lì in quella lì tra quelle pianure, che lì non facevi neanche tempo a mettere fuori la testa e t'azzannavano. Tranquilli, tranquilli, che prima o poi arriverà il mare. Non manca più tanto. Arriverà il mare. Facciamoglielo credere. Perché io c'ho un piano nascosto. Facciamoglielo credere. Facciamoglielo credere. Il laghetto che c'è alle mie spalle è il lago di Caragno. Forse è unico al mondo per certi aspetti. Dopo mi mettiamo una foto. Questo lago, la sua particolarità, tant'è che qua sopra hanno deciso di creare un centro biologico dove viene appunto studiato questo lago. Il boy se ne sta andando, quindi prendo io la telecamera
Poi la sua particolarità che cos'è? È praticamente suddiviso in due strati. C'è la parte superiore che è un laghetto alpino come qualsiasi altro lago, quindi ossigenato, ci sono pesci e alghe. Ma invece la parte sotto, quindi stiamo parlando dai 12-13 metri al di sotto, è un'acqua solforosa, molto ricca di minerali, a differenza di quella superiore che è molto povera in sali minerali e però dalla vita. La parte sotto, che è solforosa, ricca di sali minerali, è priva di ossigeno, quindi non c'è vita. E in mezzo tra questi due strati c'è una striscia formata da batteri. Che cosa fanno? I batteri hanno due funzioni. Quindi loro, potendo vivere in assenza di ossigeno, si nutrono di tutti i sali minerali, anche le sostanze tossiche, perché sono solfuri, ammoniaca, e quindi si nutrono dalla parte sotto, che farebbe male invece alla parte sopra, ai pesci, e questo strato di batteri fa sì che le due acque non si mischino, e per questo è motivo di studio, perché forse c'è un altro lago in provincia di Messina con le stesse caratteristiche, se no è unico al mondo. Io lo perdo un secondo. Cosa ti stai mangiando adesso? Crisi. I mirtilli. Ho imparato una parola. Il crisè. Non ti ha detto, eh? Sì. Ma quanti c'è? Sono buoni. Buoni? E poi sai cosa mi mancava? A me l'odore del rododendro, o nel mio dietro si c'è le sgiuppe, è quell'odore del rododendro che mi mancava, mi ricorda l'infanzia, le passeggiate con mia nonna, la tata. Quanti ricordi? La vedete proprio in direzione del palo, proprio dove c'è il palo, dritta. c'è un sasso e proprio alla Vedete destra che del si sasso, muove? insomma, mi avvicino, vedo i cani, si muove, La mai là. marmottina. Proprio dove c'è questa fessura qua del tronco, se la seguite dritti, davanti a voi. Qua. è che si confonde, non penso che si possa vedere. Qua ce n'è una, adesso usiamo la tattica dei cani, tranquilli che sono legati, però magari usando la tattica là nel buco. Ma sono grosse, eh? Sono veramente grosse, eh? Qua c'è un'altra, guardatela sul sentiero, là sul sentiero. Non possiamo oltrepassare perché è un terreno privato, ovviamente, là. Ma sono grossissime, eh? Mangiano, eh? Come dislivello non è tanto, però è uno spettacolo, Però è lunga, è lunghetta, è sì. lunga. Però sta valle, questi fiumi, fiumiciattoli, torrenti, torrentetti. E Marmotte, marmottine. Signori, guardate voi. E poi è impazzito, ha sbloccato una nuova droga, le marmotte. Cosa c'è voi? Cerchi marmotte? Andiamo, va. Lascia stare ste marmottine. Come Tam? Ciao, mucchine! Guarda che belle mucchine! Oddio! Se cavi giù di qua non la racconti, Pier? Vabbè, se iniziamo a trovare, no? Ma vedi la roccia gialla che si diventa gialla? Sì che sono acque sulfuree. Sì, Non so se riuscite a vederle. Proprio il là colore che sotto. prende la roccia al passaggio dell'acqua sulfurea. Sulfurea, sei d'accordo, suocera? Più o meno. Poi di refrigerio anche al Sure Boy e alla Sciuracina. Boy, com'è l'acqua? Ripeti. La chiamavano deviazione e dura da 4 ore perché tu e la Giada siete fatti della stessa pasta. Oh, guarda che spettacolo lì.
sto contrasto dalla torbiera al laghetto, Alle i montagne. fiorellini. Dai, che manca poco. Spettacolo. Adesso andiamo a mangiare, fra un attimo mangiamo, dai. Fame. Mangiato, abbiamo mangiato, impara sul piede. Il caffè, in mezzo al nulla. Impara, impara. Impara. Te lo porto? Te è strano che bevi il caffè a mezzogiorno, Perché non l'ho bevuto stamattina. Bevo. Sì, però bisogna girarlo con il dito. Gira, gira. Quando la Shura Giada dice si scende, andiamo all'Alpe, dove siamo passati prima, facciamo un altro giro, ripassiamo dall'Alpe. Qui nell'Alpe producono il formaggio Piora, Che è il più costoso più pregiato, il più buono di tutto il Canton del Ticino. ed è anche il più costoso. Ed è il più buono perché qua c'è una grande varietà di fiori, grande varietà di foraggio e quindi il formaggio prende anche un sapore molto particolare. Vedete sto laghetto? Questo rosso è un'alga che fiorisce adesso e dà quel colore rosso, sembra sangue. Non è che ci storia hanno la sgorzato una vacca. Una mucca. Che storia, la forza della natura. Guarda lì, Qua in mezzo al niente. puff, rosso, ma rosso. Tutta quella catena montuosa, una parte è dalla parte svizzera tedesca e una parte delle cime è dalla parte del Ticino. L'abbiamo scoperto grazie a un'applicazione che ha Renato sul telefono. Quindi è metà metà, ero curiosa di saperlo. Adesso i nomi è chiedere tanto, però Vabbè, il massiccio del San Gottardo. è il massiccio del San Gottardo, sì. Sì. Andiamo a fare qualche blocchetto? Sì, al freschetto. Lì non fa freschetto, lì fa freddo. No, però senti che temperatura sei. Ma quando passi il San Gottardo, Pier, lo sai, il No, tunnel. sopra, rimani lì sopra. Sì, che c'è tutta l'aria ma buia. quando vai già nella parte della Svizzera tedesca, fa freddo perché Fa tutti freddo. i svizzeri tedeschi passano qua 3 mesi all'anno d'estate in Ticino. Per un motivo sarà, Ci sarà un motivo, no? Giada, dov'è la diga? Ma secondo me. L'hanno spostata perché Non fermatevi qua su. perché è 3 ore che stiamo facendo il giro. Questa volta l'ho visto almeno la prima volta. No, sì, o 4. Come quel tipo di curva. Ce la faremo. Sì, dai che siamo qua. Siamo arrivati. Sì. La sento. Non senti l'odore del La cemento. Tam, la diga. Oh, l'arembaggio è un miraggio! La diga! Bella lunga. Il tuo marca? 18, di- 17, 18. 18. Però Enzo dice che sono di più. Il suo marco 19 di solito rimane corto, quindi facciamo una media, potrebbero essere 20 o così. Vediamoci 5 scarponi, no? Giada, li possiamo dare 5 scarponi? 5. Abbiamo la conferma dalla Shura Giada, sono 5 scarponi per la lunghezza. Bella, bella. Bellissima, brava Giada.
direi che lo sport per oggi abbiamo dato, Dai, 20 km. o di più, perché c'era gente che segnava 21 media. Vabbè, facciamo una media, 20. 20 chilometri. E adesso direzione casa, direi, no? Sì. Che ce lo siamo meritati. E ci tocca fare il pezzo stretto stretto. Vabbè, dai, un pezzettino. Tanto siamo una carovana che andiamo in giù. Sì. Torna indietro quello che lo sfigato che viene su. Sempre dal letto, ultimamente. Siamo distrutti. Ci siamo alzati prestissimo, alle 5:30. Abbiamo camminato dalle 9 alle 4. Alle 4 del Con mezz'ora di pomeriggio. pausa. E a Mezz'ora a mangiare e basta. mezz'ora fiscale come al lavoro. Dopo mezz'ora. Passeggiata stupenda, panoramica al massimo, dura, è dura perché è lunghissima, non finisce più un giro ad anello, Cioè non è... perché i Sciuppi e la Suraggiata sono così, Però che non è faticosa, però è lunga. Sì. è lunga, sono 700 metri di dislivello, però c'hai dei falsi piani, Vai su piano piano, però tante bellissima. mormorte, Boh, sto un'infinità, ciccione, sì. questo culo che andava così. Sì, e poi sono già belle cicciotte perché si stanno preparando al letargo. Così. Temperatura perfetta. Perfetta. Faceva caldo, però non esageratamente caldo. Quando siamo scesi in pianura mi sudava il baffetto e io ero Faceva felice. un caldo, mamma mia. Meno male che eravamo sul 2000. Sì, E siamo passa. arrivati a 2005. 2005, credo, sì. forse 2004. Ringraziamo sempre Segui il Cammino. Grazie a tutti del gruppo, una stupenda giornata come sempre. Che ci accolgono sempre a braccia aperte. La suocera, voi scherzate, ma la suocera ci dà, ci viene dietro, la suocera, c'ha un buon allenamento, Sì. E direi che da questo letto vi salutiamo, vi ricordiamo Che se vi è piaciuto il video di iscrivervi al canale, è super importante, lo dice anche la Cina che sta dormendo nel letto la patatina, russando. il boia qua sotto, vicini. Condividetelo, mettete un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video, no? Un bacio. Ciao!